Mi sono abituata alle cose vecchie. Non ho neanche il telefono perché non mi piace, a me mi piaceva il cane. E sono più abituata con gli animali che con le persone. Non pratichiamo proprio tanto le persone noi. Siamo in Val Seriana, provincia di Bergamo. Stiamo seguendo un signore della zona che si è offerto di portarci alla casa di Giuseppina. Giuseppina vive e lavora quassù da sola come si faceva secoli fa. È così scollegata dal mondo esterno che solo grazie all'aiuto di qualche abitante della zona abbiamo scoperto di lei ed organizzato un incontro. Bene, il sole è sorto da poco, ci sono meno 2 gradi sotto zero in questo momento. Permesso? Ciao piccoletto. Ciao. Salve, buongiorno. Ciao Giuseppina. Ben trovata. Dove venite? Veniamo da Ravenna. Non è così lontano. E noi siamo gente bassa categoria. Esperienza qui. Esperienza. Ma niente studio. Il nostro arrivo richiama l'attenzione generale. E loro forestieri lo notano, E le persone ne vengono pochi. Venite in cucina. Grazie Giuseppina. Permesso. Bene, siamo appena entrati, Giuseppina è andata a prendere un po' di legna e c'è proprio la sensazione di essere in un luogo fermo nella storia, fermo nel tempo. Lì c'è una foto, presumo, di Giuseppina da giovane. Sono andata a scagliare la legna. Hai bisogno? No. Il camino è l'unica fonte di calore in tutta la casa. Non c'è un elettrodomestico qui e di là è nella stalla. Non c'è un frigorifero? No, perché io vado alla vecchia. Adesso avanza perché fa freddo fuori e c'è tutto frigorifero. 13 sotto zero era ieri mattina. In che zona dormi della casa? A parte di là. E fa freddo d'inverno lì la sera? Ho caldo, 16 coperte ho su. Quante? 16. Giuseppina qui non ha telefono, radio o TV. E pensavo a quanto è raro oggi trovare una persona così pulita, così poco contaminata dall'esterno. Ci si scalda a fare questo mestiere. Per te qual è stata l'ultima volta in cui sei andata via di casa qualche giorno? Mai da giorno prima al giorno dopo a stare via la notte. Mai. Perché con gli animali non si poteva. Andare con l'aereo, mamma mia che paura che avrei. Quando ha detto che va veloce, basso, si alza. No, non riuscirei a affrontarlo. La velocità mi fa paura. È come se in Giuseppina convivessero da un lato la donna forte ed estremamente indipendente e dall'altro l'innocenza di una bambina. In tutto questo poi ci sono qua e là
degli insoliti peluche. Metto sempre fuori dei panni perché vado a visitare le case, le vedo quei colori qui tristi e mi sembrano disabitate. Allora invece io faccio vedere che è abitata la casa, allora metto fuori fiori o vestiti, cose belle, non brutte. È importante far vedere che la casa è ancora abitata, oggi solo da lei, ma non è sempre stato così. Mi sono sempre piaciute a me le foto. Giuseppina è cresciuta qui in una famiglia contadina con le sue 2 sorelle. La camera dei genitori questa. Ah, qui stavano i tuoi genitori? Sì, Ah, eccoci quando ero piccola, loro qui, mia sorella più grande qui, io qui nel lettino e qui la blanda. Quindi quante persone dormivano qui una volta? 5. E tutti questi oggetti, bambolotti? Mercatini in pieni, una volta non c'erano i mercatini. Vedi, qualche passione ce l'hai allora. No, trucchi anche troppe. Sveglie, calendari, se manca il calendario e la sveglia, una volta si fermava la sveglia e non riusciva più a sapere l'orario. Allora si guardava il campanile con il cannocchiale, ma era un po' difficile. Le 2 sorelle a 14 anni si spostano in paese per lavorare in fabbrica. A lei invece il compito di restare quassù per aiutare il padre. E a te piaceva farlo? O volevi andare in fabbrica con le tue sorelle? Era difficile, non piaceva tanto. Però ci ero abituata da come ero nata, ecco, invece dalle fabbriche bisognava cambiare il mestiere, invece qui ero più adatta, però era difficile. Dopo è morto e poi io sono diventata un uomo, mi ha fatto diventare, ho cominciato a tagliare l'erba e quello è il lavoro più difficile. Falciare i prati a mano con queste pendenze è un lavoro molto duro. Ma il mondo a valle ai suoi occhi è un posto confuso, senza punti di riferimento. Così, dopo la perdita dei genitori, sceglie di restare quassù. Eccola, salve signora. Anche qui, i giovanotti. Parlavamo proprio anche della sorella. Lei è la sorella che ti porta il pane di solito? Sì. Ah, grazie. Vado e vengo, e invece è qua fissa. Dicono l'orso, che l'hanno visto qui in Val de Gru, si chiama. Forse la capra sì. Possiamo venire a vedere le mucche? Possiamo seguire? Sì, hanno sete. Guarda qui. Sta beef. Questo è nato il 13 dicembre, il giorno di Santa Lucia. È così che Giuseppina si mantiene. Si prende cura di un solo vitello all'anno, che poi viene venduto. Ma questo mestiere non si vive. No, si fa fatica qui. Perché si ha tanti capi, però ci vogliono trattori, più personale, o se si hanno pochi si muore. Ci vogliono i soldi della pensione, Sì. perché non è abbastanza. Da quando è bambina fa questo lavoro con le stesse tecniche e gli stessi strumenti. E ora che è in pensione continua, esattamente allo stesso modo. C'è un mio amico che non sopporta l'odore del letame, madonna me. Abita vicino a dove c'è la benzina lui, ma quello non gli dà fastidio.
Ci fermiamo a mangiare adesso. Non è ristorante La Buona, perché non siamo neanche abituati neanche noi ad avere delle persone. D'estate fai anche l'orto qui? Sì. Quindi poi metti via tante delle tue verdure? Patate, grano turco. Ah, anche il grano turco? Una volta ne mettevamo giù tante, ma adesso c'è il tasso che lo spennacchia lo mangia. Tu cosa mangi di solito nelle tue giornate? Un formaggio, salame affettato, la broccola, il verso, quelle cose lì. Io la pasta asciutta non sono capace, non è il mio forte. Ma tu qui hai anche un punto dove cucini? O... No, non c'è niente, cammino. Purtroppo non sono sposata, così non è che faccia su dei pranzi per la famiglia, allora... Dopo portare qua non si può mai stare in cucina, perché il lavoro è fuori. Se si sta in cucina si è ammalati. Non siete abituati voi a questo mestiere, non ci siete nati dentro. Devo prendere il rastrello, perché quella lì è bagnata. La più bella soffice quella sulla. Nella parte più alta del prato ha visto delle foglie secche da raccogliere, che usa come lettiera per le mucche. Vuole i sassi, è il suo giocattolo. Se gli tiri un sasso non ti abbandona più. Mi ha detto mio papà che io con una gerla mettevo dentro anche mezzo quintale. Wow! Poi me la caricava lui. Osservandola con la gerla sulle spalle era impossibile non provare una profonda ammirazione e rispetto per la forza di volontà che Giuseppina mette ogni giorno, senza aiuti esterni e senza macchinari moderni. Mentre continua a parlarci di suo padre, Giovanni. Mi diceva sempre che andare nelle case degli altri si dava fastidio, perché quando si va tanto a trovare una persona, prima si è amici, dopo si dà fastidio, nel senso che quando si va in una casa si vede sempre qualcosa che non si dovrebbe vedere perché si deve andare poco a trovare gli amici. E mi è rimasto impresso che dico, aveva proprio ragione. Giuseppina continua a fare su e giù con la gerla piena di foglie diverse volte. Ok, quindi anche nel tuo caso non hai mai cercato compagnie o amicizie? Qui si vive un po' in solitudine,
Perché io proprio delle amiche non ne ho mai avute. Dopo venire su qua, sono abituate bene adesso la gente. Vanno con la macchina, non vengono su a piedi da me. E tuo papà credeva? Era un uomo religioso? Mamma mia! Mi faceva andare a messa tutte le domeniche, mamma mia! Ci amiamo. E te invece ti ha trasmesso questa cosa della religione o un po' di meno? No, ho perso la fede adesso. Dopo è morto, sono rimasta qua, che la mattina era lui che faceva i mestieri, invece dopo mi toccava alzarmi più presto io. E poi non riuscivo a tenere le cose insieme e ho perso la fede adesso. Puttà, perché prima credevo di più al mondo di là, adesso puttà, dico, boh, come sarà quel mondo di là. Dico, come faremo a starci tutti? Dopo uno ti dà l'idea in una maniera, uno ti dà l'idea all'altra. Boh, come sarà? Voi vi perdereste qui nel bosco. Giuseppina viene qui a una decina di minuti di sentiero da casa per recuperare alcuni pezzi di legna che ha tagliato nei giorni scorsi, si ricarica in spalla e si torna poi a casa. Wow. Cavolo, e riesci a tornare a casa? Non sono poi, ne prendo anche dei più pesanti. Che cudino, è contento. La giornata con Giuseppina sta volgendo al termine e mi ha colpito molte cose di lei, devo dire la verità. Allora vi è piaciuto come posto? Penso ci abbia chiesto di tutto oggi, davvero, da dove veniamo, dove andiamo, dove dormiremo questa notte, quanta strada dobbiamo fare, se riusciremo a guidare col buio, se sappiamo la strada, chi ce l'ha detto, chi ci guiderà alla nostra destinazione. Sono domande veramente molto belle da ricevere in un certo senso, che fanno riflettere. Mentre invece ci sono stati dei momenti opposti, non di preoccupazione ma di felicità, di piacere, di gioia. Io gli animali adesso come la mia famiglia, sono più abituata con gli animali che con le persone. Se vado in un posto dove c'è tanta gente, la mia testa mi infastidisce proprio. Invece se vedo tanti animali mi rallegrano. Una volta sono andata a Bergamo a vedere le maschere, ci sarà stato giù 2000 persone che non mi piacciono, proprio, madonna mia. Ho detto basta, mi fa venire valore da vedere tanta gente.
Non riesco a essere forte, mi sento debole, non mi fa la gente. Mentre tra gli animali ti senti Gli più forte. animali è diventata la mia famiglia adesso, tutto è diverso. Guardando questa storia, oltre la fatica, i sacrifici, le difficoltà, c'era una dimensione di autenticità che ci ha colpito profondamente. Ne prendo anche dei più pesanti. Siamo molto grati a Giuseppina per averci fatto entrare nel suo mondo dove così pochi mettono piede e in cui torneremo, se vorrà. Avete passato una giornata diversa per me. Grazie per aver ascoltato questa storia, noi ci rivediamo al prossimo video.